Torniamo a parlare di auricolari economici che suonano benissimo. Vi avviso che questo video sarà croccantissimo. L'auricolare di cui voglio parlare oggi è della marca KZ, che abbiamo già visto e che basta dare un'occhiata in giro per accorgersi che riversa tonnellate di auricolari, centinaia di prodotti sul mercato. Quello di cui voglio parlare oggi è il KZ Libra. Ma attenzione! Il KZ Libra del quale vi parlerò oggi è il KZ Libra High Resolution. Nel momento in cui andate a cercare di acquistare il prodotto ci sarà una versione definita bilanciata e una definita invece appunto alta risoluzione. Io ho questo modello da quasi un anno ed è diventato il mio auricolare principale, si potrebbe dire. Per quanto riguarda l'unboxing, io lo salterei, vi farei vedere giusto qualche immagine di quello che è il prodotto, anche perché KZ, come vedete, si distingue per avere sempre questo design estremamente minimalista, semplice. Come vedete non c'è praticamente nulla. Naturalmente all'interno si trova la coppia di auricolari, il libretto delle istruzioni, un cavo che promette di essere in argento oxygen free, ma che in realtà secondo me è il classico cavo KZ, cioè uno dei punti chiaramente di sfavore del prodotto, ma in realtà, se avete visto anche altre recensioni, è un po' in comune con tutti gli altri produttori, soprattutto in questa fascia di prezzo, perché la fascia di prezzo sarà determinante per parlare di questo prodotto. Abbiamo gli ear tips che potete trovare anche come gommini, tappini, punte classici di KZ nelle varie misure, silicone normalissimo, niente di particolare. E se il confezionamento di KZ vi regala un'emozione di unboxing praticamente pari a zero e questa cosa vi sembra contestabile, sappiate che in realtà loro cercano di dare una spiegazione a questa cosa, chiarendo sotto ogni modello che è una preparazione molto semplice. E loro avrebbero anche questa filosofia, quindi di investire unicamente nel prodotto risparmiando sulle spese di packaging. Ora ci vogliamo credere, non ci vogliamo credere, ci interessa anche relativamente al prezzo del quale stiamo parlando. Andiamo a vedere i dati dichiarati dal produttore. KZ ci dice che qua dentro trova spazio un solo driver dinamico, ma è del tipo di risposta in frequenza molto ampia. L'idea quale sarebbe? C'ho solamente un driver dinamico e quindi essendo ampio non vi preoccupate perché prende tutte le frequenze. L'idea sarebbe questa. Per quanto riguarda le tecnologie utilizzate nei dispositivi diciamo di uso comune, non vi preoccupate perché sto preparando un video in modo che vi sarà poi chiaro che cosa significa driver dinamico, che cosa significa armature bilanciate, che cosa significa planare e che cosa sono le tecnologie ibride, particolarmente interessanti visto che oggi l'evoluzione degli IM cinesi va appresso a degli sviluppi veramente clamorosi. Quindi abbiate pazienza che tra pochissimo uscirà questo video. Per il momento sappiate che parlare di driver dinamico e tutti gli auricolari dei quali ho parlato fino adesso sul canale hanno esattamente questo tipo di driver, è sostanzialmente l'altoparlante piccolino dentro l'auricolare. Come abbiamo detto qua, KZ ci promette di averne uno che ha una risposta molto estesa. Nelle specifiche del prodotto ci ricorda che questo è stato sviluppato insieme ad Angel Ears, che la risposta in frequenza è 20-40, quindi 20 Hz 40 kHz. Quella standard normalmente è 20-20. Evidentemente, dovendoci parlare di high resolution, era necessario superare i 20K, che poi sono dichiarati da loro, non ce lo dimentichiamo. E chiaramente lì siamo nello spettro del non udibile, ma questo non significa che siano frequenze trascurabili. Il meccanismo è un pochino complesso, ci sono tante filosofie di pensiero. Per il momento andiamo avanti. L'impedenza è 25 ohm e la sensibilità 108 decibel. Questi due valori sono molto importanti da tenere in considerazione perché ci fanno capire la destinazione d'uso del prodotto, quanto sarà facile pilotare il prodotto, questo è il termine tecnico. Cosa voglio dire? Se avessimo avuto impedenza 350 ohm, già da sola ci avrebbe già comunicato questo auricolare, questa cuffia, qualsiasi cosa si stia parlando, non la potrai mai utilizzare collegata normalmente al telefono. Probabilmente appena percepiresti un volume indecente e comunque
l'apparecchio non funzionerebbe nella maniera corretta, perché per funzionare nella maniera corretta gli serve la giusta potenza, la giusta alimentazione. Questi due dati, sensibilità e impedenza, in questo caso ci dicono che inequivocabilmente si sta trattando di un prodotto utilizzabile con qualsiasi dispositivo mobile senza nessuna richiesta particolare di energia, o meglio di potenza e tensione. Il resto sono il connettore, che è il classico connettore KZ che conoscete tutti quanti, il pin classico da 3,5 stereo, il cavo che come avevo detto è dichiarato per essere un cavo placcato argento, e questo è tutto. Vediamo che la costruzione è estremamente semplice, la scelta di un colore traslucido, che poi vedete c'è anche la versione Libra X che non ho provato, invece quella è completamente trasparente, non come questa che è un grigio, diciamo un fumo traslucido. Sembra proprio dire quello, cioè guarda dentro, insomma qua non c'è niente di nascosto, non c'è nessuna costruzione estetica, non c'è niente di che, c'è solamente la qualità diretta, pura e semplice. Cosa che tra l'altro, considerando soprattutto il prezzo, è assolutamente da considerare una promessa mantenuta. Anche l'attacco al gommino è in plastica, insomma è tutto un pezzo. L'unico dettaglio, ecco, che si permette è questa piccola placchetta metallica che sicuramente ne migliora l'aspetto e lo rende anche un pochino più pregiato. Ora però parliamo di ascolto, parliamo di impressioni. La prima volta che ho ascoltato questo modello io sono rimasto veramente esterrefatto. Provo tantissima roba, sia per passione sia che per portarla sul canale. Molta neanche la porto perché semplicemente non c'è nulla da dire, ma questo non significa che non l'ascolti. E il Libra mi ha impressionato fin da subito. E questo è il mio paio personale di KZ Libra Hi-Res. Perché ve le sto facendo vedere? Perché io trovo che serva sempre una certa logica nel fare delle scelte. Libra ha delle caratteristiche intrinseche, come quella della trasparenza, della capacità di restituire una buona immagine, di avere un'ampiezza leggermente superiore alla media, che valgono oro. Stiamo parlando di un dispositivo che ha naturalmente dei limiti, ma che ha una base effettivamente molto solida. Dove voglio arrivare e perché vi ho fatto vedere il modello che uso io? Perché qua, se è vero che ci sono delle sibilanti, se è vero che le basse non sono particolarmente presenti, ci sono delle qualità di base che sono evidentissime. Di conseguenza, questo è il vero punto del discorso, ha moltissimo senso cambiare il cavo e vedere come va. Magari scopriamo che è migliorata quella parte di risposta in frequenza. Ha moltissimo senso cambiare gli air tips. Io adesso ne sto provando un paio che hanno dei fori interni, insomma ci sono varie tecnologie. Ma ha moltissimo senso per esempio provare degli air tips tipo questi, che sono tipo i gommini classici in memory foam, no? Che riprendono la forma. Perché? Hanno senso perché magari ci piace Libra ma vogliamo rinforzare un pochino i bassi, oppure vogliamo usare Libra, li vogliamo usare in metropolitana e c'è molto disturbo esterno e quindi con questi aumentiamo l'isolamento. Però magari con questi scopriamo che diventano troppo chiuse e allora prendiamo dei modelli ibridi. Insomma, ce n'è veramente parecchio per divertirsi. E qui ha senso, perché non ha dei problemi intrinseci, non ha dei limiti che dici, vabbè, non si può fare nulla. Come ha senso, ad esempio, correggere con un pochino di EQ se troviamo delle sibilanti fastidiose. Tenete presente che questo è un argomento estremamente personale. A uno può dare fastidio una frequenza, a un altro no. E soprattutto sulle alte siamo estremamente diversi a livello percettivo.